Manolo, ti vogliamo tanto bene. Grazie, anch'io a tutti voi, grazie di essere venuti, mi spiace del tempo, ma questo non abbiamo influenza. Siamo stati sequestrati illegalmente in acque internazionali da dei comando israeliani che hanno ucciso almeno 19 persone. Ho la testimonianza delle infermiere che stavano sulla Mavi Marmara, non è vero che erano 9, erano almeno 19, parecchi cadaveri sono stati buttati in acqua, quindi non verranno trovati subito. Sono almeno 160 i feriti, alcuni in gravissime condizioni. Io personalmente sono stato picchiato all'interno dell'aeroporto dall'esercito israeliano perché chiedevo il mio diritto di telefonare, non ci hanno fatto mai telefonare, non ci davano l'acqua, siamo stati trattati come bestie in spregio di tutte quante le regole internazionali. Non censurate! Jerry Campbell, è una ragazza australiana che ha confermato queste cose. La situazione è assolutamente inaccettabile e mi meraviglio che l'Italia non abbia firmato la condanna. La vergogna! Perché non sei tornato con gli altri? Non sono tornato con gli altri perché volevano mandarci in Turchia, io non avevo nessuna intenzione di andare lì, penso che sia importante tornare qui per raccontare come stanno le cose e perché ci hanno trattato veramente come animali, non avevamo nessun diritto. Che cosa avete visto della strada? Abbiamo visto quello che potevamo dalla nostra nave, che era la Splendoni, non stavamo sulla Mavi Marmara, però all'interno del carcere sono riuscito a raccogliere le interviste dei vari partecipanti, dei marinai e dei passeggeri che ci hanno confermato questo che vi stavo dicendo, che c'è stata una violenza terribile, hanno sparato. I morti principalmente sono stati colpiti dagli elicotteri che hanno sparato raffiche di mitra dall'alto e sono stati trovati sempre, qui vi riporto quello che mi è stato detto, quindi da questa infermiera sono stati trovati diversi cadaveri nei bagni con la nuca. Nella nostra barca non ci sono state grandi violenze, siamo stati colpiti dal taser, sono state 2 persone colpite dal taser, ci sono state 2 bombe sonore all'interno della cabina del capitano che è stato ferito. Questo più o meno, non so che ho All'aeroporto io cercavo di avere apposta il mio diritto di almeno fare una chiamata al consolato perché volevano mandarci in Turchia, tutte le nostre cose sono state sequestrate, i video, i materiali, tutto quello che avevamo, le telecamere. Senza telecamera e non riuscirò a fare questo lavoro ancora, spero che sia fuori qualcosa per rifarmele. E niente, quando chiedevo di parlare con il consolato mi hanno aggredito, picchiato, veramente una costola rotta, adesso andrò a farmi refertare e sono stato sequestrato di nuovo per quasi 12 ore negli uffici dell'immigrazione, dentro una cella dell'immigrazione all'aeroporto Ben Gurion, senza avere nessuna comunicazione. Se non fosse stato per i greci che sono passati nello stesso spazio e ai quali sono riuscito a far avere mie notizie attraverso il vetro, il consolato non avrebbe ricevuto la comunicazione che io ero stato per la seconda volta sequestrato all'interno di un carcere israeliano. Il governo italiano ha detto che tutti gli italiani erano liberi da ieri. Non è vero perché non ci permettevano, non mi hanno permesso di comunicare con il mio consolato e quindi sono stato, vi dico, di nuovo sequestrato. Questo ombrelli, regà! Tornerai in Israele? È sempre lei che ti ha detto che avevano buttato in Sì, e non solo lei ma anche un macchinista, non mi sapeva dare il numero esatto, questo qui, però parlano di 25 persone disperse. Il conteggio lo faranno alla fine quando saranno rientrati tutti quanti quelli che stavano sulla... Più 19 corpi contati da lei, morti sicuramente, almeno quello che mi riferisce l'infermiera Jerry Campbell, australiana. Tornerai comunque in Israele o no? Non penso di no perché mi hanno espulso per almeno 10 anni perché ho dovuto firmare, non ho firmato in realtà, però alla fine mi hanno espulso lo stesso, io non ho accettato, mi sono considerato un ostaggio rapito in acque internazionali e portato a forza dentro Israele, luogo dove io non avevo nessuna intenzione di andare. Io mi auguro che vengano organizzate altre spedizioni simili e che finalmente la gente di Gaza possa diventare libera e questo embargo inaccettabile sia finalmente cancellato.
Ciao, grazie.